Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi voglio parlarvi di rose e voglio parlarvi di queste piante perché in questo periodo estivo si trovano in grande difficoltà. Adesso poi vi farò vedere anche le rose, alcune rose che ho nel mio giardino, per farvi vedere quali sono un po' quelle più robuste e quelle che invece stanno patendo assolutamente questa stagione estiva che è diventata molto calda, torrida, particolarmente umida, anche perché ogni tanto arriva una pioggerella che però non bagna la terra, e soprattutto appunto secca, perché non essendoci più delle piogge frequenti che bagnano bene la terra, la pianta si trova in una condizione in cui sta cercando di risparmiare energia. Quindi le rose nel periodo estivo attraversano la stagione con una sorta di riposo, quindi non meravigliamoci, non stupiamoci e non spaventiamoci se vediamo le nostre rose ridotte un po' quasi come degli scheletri. Io ho una rosa iceberg che praticamente ha quasi perso tutte le sue foglie. Questo mi fa capire che la pianta sta cercando di sopravvivere. Le rose in questo periodo vogliono risparmiare energie, vogliono superare questo periodo particolarmente difficile per arrivare poi alla fine estate per poter produrre di nuovo delle foglie e dei fiori. La fioritura delle rose a fine estate, quando ricomincerà un po' il loro ciclo vegetativo, diciamo, non sarà più bella come quella primaverile in cui tutto è messo al suo posto come elementi che aiutano la pianta a sopravvivere e a svilupparsi. Quindi pioggia, temperature miti, quindi tutto va bene per le rose, e in primavera abbiamo queste fioriture che sono veramente straordinarie. Il periodo dell'estate invece rappresenta proprio un momento di grande difficoltà per queste piante. Una raccomandazione che c'è da fare in questo periodo è quella di non correre ai ripari concimando le nostre piante, perché non hanno assolutamente bisogno di elementi nutritivi in più di quelli che sono già presenti nel terreno. Concimarle in questo momento vuol dire spingerle quando invece loro vogliono riposare. È un po' come noi quando vogliamo andare a dormire e riceviamo magari una telefonata di qualcuno che ci vuole tenere svegli, e questo succede alle rose. In questo periodo sono in una sorta di riposo e quindi vogliono essere lasciate in pace. Quello che noi possiamo fare per cercare di aiutarle è solo una cosa, è una idratazione. Dopo vediamo come farla, farò soltanto una simulazione perché mi trovo in un orario abbastanza difficile e pericoloso per poter bagnare le piante, perché la terra è molto calda, è più o meno mezzogiorno, ci sono 30 gradi qui nell'atmosfera, e quindi questo sole particolarmente intenso ha riscaldato molto la terra. Bagnare le piante in questo momento, le rose, può dargli uno shock, quindi farò una simulazione poi con l'annaffiatoio per farvi vedere come bagnare poi le nostre rose, perché in questo periodo estivo l'unica cosa che noi possiamo fare, a parte qualche trattamento se ci sono dei parassiti, è idratarle e aiutarle a superare questo difficile momento. Ci sono delle rose che, a differenza di altre, sopravvivono un po' di più perché sono più robuste, tipo la Knockout, dopo la vediamo insieme. È una rosa che, anche se ci sono 50 gradi e non piove da 3 settimane, questa rosa continua a fare sempre fiori e produrre sempre dei nuovi rami, quindi è una rosa molto robusta. Ci sono delle rose invece che sono particolarmente delicate, come ad esempio la rosa cespugliosa Iceberg e anche quella rampicante Iceberg, patiscono particolarmente un po' la siccità del terreno. Dopo le vediamo perché sono state sistemate in un posto in cui io pensavo stessero bene, e invece no, perché quel terreno dove l'ho sistemate è pieno di pietre, sassolini, rispetto invece al resto del giardino in cui c'è proprio questa terra argillosa che trattiene sempre un pochettino l'umidità. Se noi ci troviamo ad avere un terreno sabbioso o molto sassoso, le nostre piante sicuramente nel periodo estivo avranno bisogno di più acqua, quindi io la rosa Iceberg, sia quella cespugliosa che quella rampicante, dovrò aiutarla poi con delle bagnature. La sistemazione delle rose in giardino può essere fatta anche in due modi. Possono essere sistemate al sole. Ricordiamoci che la rosa è una pianta che vuole minimo 6 ore di sole al giorno, 6-7 ore di sole al giorno per svilupparsi bene. Alcune invece apprezzano anche una leggera ombreggiatura, come ad esempio le rose centifolia, come ad esempio alcune rose rampicanti apprezzano anche una leggera ombra. Questa leggera ombra per questi tipi di rose può aiutarle poi nel periodo estivo a non essere esposte alla calura appunto di questo periodo. Come manifestano le rose la loro difficoltà estiva?
La manifestano perdendo diverse foglie, quindi si spogliano particolarmente. Il problema può essere ancora accentuato se ci sono anche degli attacchi di parassiti o di funghi, se l'atmosfera è particolarmente umida. Un altro modo che hanno le rose di manifestare questo loro disagio è la produzione a volte di sporadici fiori estivi che non sono nella forma proprio classica di quella rosa. Ad esempio una rosa Golden Tower, che dopo vediamo, fa queste grosse fiori, fa questi grossi fiori gialli che sembrano molto carnosi. Ecco, in estate li farà magari un po' più piccoli, ci saranno anche magari molti più petali, il fiore sarà molto più compatto, di piccole dimensioni, insomma ci troviamo davanti ad un fiore che non è esattamente quello che noi ci aspettavamo da quella rosa lì. Ma questo non è perché la rosa ha cambiato il suo modo di produrre i fiori, è perché in questo momento, risparmiando energie, prova a fare anche qualche fiore, ma apparirà magari, a volte anche appare un pochettino deforme, a volte magari non si sviluppa del tutto, e quindi cerchiamo di stare vicino alle nostre rose in questo periodo estivo e non aspettiamoci molto da loro, cerchiamo semplicemente di aiutarle. La concimazione delle rose, quindi, come ho già detto, è una cosa che non bisogna fare in questo periodo, assolutamente. Le concimazioni importanti per le rose sono fatte in 2 periodi dell'anno. Uno è a fine inverno, per aiutare la pianta nel suo nuovo sviluppo vegetativo, e un'altra concimazione un po' più blanda, un po' più diluita, non come quella di fine inverno, andrà fatta poi alla fine dell'estate. Lì si potrà poi concimare la pianta, perché come ho detto, la pianta a fine estate che cosa fa? Cambiano le temperature, tutto diventa un po' più mite, arrivano di nuovo le piogge e quindi tutto si sistema negli equilibri, e quindi la pianta avrà di nuovo il suo apporto idrico, potrà formare delle foglie, creare poi di nuovo dei fiori, e quindi possiamo aiutarla in quel momento. Poi pian piano la pianta andrà in riposo definitivo, che è quello invernale, per ripartire poi nella primavera dell'anno successivo. Adesso ci facciamo un giro in giardino perché volevo farvi vedere alcune delle rose che io ho, per parlarvi anche della loro condizione in questo momento, e vi posso assicurare che vedremo delle rose ancora molto belle, come le knockout. Delle rose mi hanno stupito, le knockout, perché hanno una resistenza incredibile e colorano continuamente il giardino, mentre altre sono in uno stato abbastanza disastroso, proprio come sopravvivenza in questo periodo particolarmente caldo. E come dicevo, c'è la Iceberg, c'è la Candle, un'altra rosa che patisce praticamente di tutto. È una rosa bellissima, però veramente molto molto delicata. Infatti sto pensando poi di toglierla dal giardino e rimpiazzarla poi con una rosa diversa. Ma ricordiamoci che se facciamo anche questo, una rosa non dovrebbe essere mai piantata nello stesso punto dove c'è stata una rosa in precedenza, proprio per non contagiare magari la nuova rosa con delle malattie che aveva portato la rosa precedente. Comunque, andiamo a vedere queste rose in giardino, così ne parliamo. Non voglio fare questo video particolarmente lungo, e vedremo anche come poterle bagnare nella maniera giusta, in modo da dare a queste piante l'unico aiuto che possiamo dare in questo periodo, che è l'acqua, ovvero una buona idratazione. Questa è la rosa Golden Tower, che produce dei lunghi rami con dei fiori poi alla sommità particolarmente belli e profumati di colore giallo. È una rosa che è abbastanza delicata, perché tende ad ammalarsi spesso di malattie sulle foglie, e quando arriva il periodo estivo in cui veramente c'è tanta siccità, tanto calore, patisce un pochettino. Quest'anno la potete vedere che non è proprio bellissima, ma quest'anno è un po' più bella degli anni scorsi, in cui rimanevano soltanto dei rami senza foglie. Infatti mi sono sempre detto, questa rosa prima o poi la perdo perché non riesce a vivere bene nel mio giardino, e invece sta già producendo dei piccoli rametti. Io ho già provveduto a bagnarla un pochettino, proprio per aiutarla in questa stagione difficile. Dopo vediamo le bagnature. Qui ci sono dei fiori secchi da eliminare, sono alcuni giorni che non vengo qui in giardino a fare dei lavori, e quindi domani me lo prenderò veramente come giorno di giardinaggio, nonostante il calore eccessivo, in cui devo sistemare un po' perché c'è erba da tagliare, altri lavori da fare, sistemazione anche un po' delle rose. E quindi che cosa andrò a fare sulle mie rose? Andrò semplicemente a togliere il fiore secco, scendendo a 3-4 foglie, tagliando poi all'intersezione per poter dare la possibilità alla pianta di sviluppare dei nuovi rami. Quindi una volta che questo fiore poi sarà sfiorito, io scenderò magari per aiutare questo nuovo germoglio a crescere, quindi scenderò proprio al di sotto, arrivando fin qua.
perché voglio cercare di far sì che la pianta questa energia che sta cercando di risparmiare le risparmi, e quindi se io tagliassi qui dovrebbe sviluppare un altro oggetto, invece la voglio aiutare cercando di assecondarla un pochettino in questo momento estivo. Non conosco il nome di questa rosa è stata presa dalla casa dei genitori di Giorgio e portata nel nostro giardino per ricordare un po' la mamma di Giorgio, perché era una delle sue piante, quindi abbiamo detto portiamola nel nostro giardino così ci ricordiamo di lei con le fioriture di questa bellissima rosa. Insieme a queste ne abbiamo prese poi altre qua in giardino e le abbiamo sistemate in modo che possano di nuovo fiorire. Quindi non conosco il nome di questa rosa, è abbastanza resistente perché le sue foglie sono assolutamente sane. Questa è un'altra rosa che sopporta abbastanza la siccità. Qui diciamo che si salva un pochettino perché rimane al mattino un pochettino all'ombra della palma, quindi qui il terreno non è mai particolarmente caldo, si asciuga un pochettino meno. Prenderà il sole poi nel pomeriggio, un sole abbastanza torrido, però devo vedere che non ha interrotto la sua crescita. Questa pianta è ancora in crescita, sta vegetando per bene, non è in un momento di risparmio delle sue energie, non ha perso tante foglie e non si è neanche ammalata nonostante l'umidità atmosferica che è abbastanza alta in questo periodo. Quindi una rosa meravigliosa. Io qui gli interventi che farò saranno quelli diciamo di fine primavera o comunque interventi comuni poi durante le stagioni in cui le nostre rose fioriscono, ovvero quello di togliere sempre i fiori secchi scendendo a 2-3 gemme, cercando magari la terza, quarta gemma e tagliando a 1 centimetro sopra di esse con un taglio obliquo per fare in modo che la pianta possa poi sviluppare un nuovo oggetto e un nuovo fiore o una nuova fioritura se si tratta di mazzi. Questa rosa fa a volte dei piccoli mazzi di 3-4 rose, a volte li fa invece singoli. Quando i fiori sono singoli sono particolarmente grandi ed è una rosa anche molto profumata con un colore rosa molto bello e mi piace tanto, veramente una bellissima rosa. Eccomi qui davanti alle rose Knockout, ne ho già parlato anche in altri video di appuntamento in giardino, delle rose resistentissime, rose che sopportano la siccità, sopportano il calore estivo e hanno sempre fiori, un po' di più, un po' meno, però sono sempre in fiore e quindi colorano sempre il nostro giardino. In più sono delle rose tappezzanti che in un certo modo sono anche abbastanza autopulenti. Che cosa vuol dire? Che se noi non tagliamo i fiori secchi, alcune volte dovremmo fare degli interventi, che cosa succede? Che i fiori secchi poi cadono, la pianta nello stesso tempo produce già dei nuovi rametti e che cosa vuol dire? Che avremo poi delle nuove fioriture e la parte secca poi non sarà più molto visibile perché la pianta alcune volte riesce ad eliminarla da sola. Io ho notato questo in giardino, a volte faccio delle grandi pulizie sulle Knockout, taglio tutto ciò che c'è di secco, fioriture o rametti che magari si sono seccati, la pianta ne produce altri ed è sempre un cespuglio bellissimo. A volte non me ne prendo cura e mi accorgo che il cespuglio è sempre bello quando vado a cercare ciò che c'è di secco se è già staccato dalla pianta. Io ho notato questo su questo tipo di rosa e mi piace molto perché a volte mi evita di poter fare dei continui interventi in giardino. Quindi consiglio a tutti la rosa Knockout con questi bellissimi colori. Potete vedere questo colore bellissimo di un rosso magenta molto bello, e tra l'altro ce n'è anche una varietà bianca anche in vendita, e quindi possiamo scegliere tra una e l'altra un qualcosa da portare in giardino che sia sempre in fiore e sempre colorato. Questa la conosciamo già, è la Graham Thomas, una rosa inglese, veramente straordinaria. La Graham Thomas è forse la rosa qui in giardino più robusta, se tolgo le Knockout naturalmente. Una rosa pazzesca, con uno sviluppo vegetativo sempre abbondante e particolarmente vigoroso. Un piccolo difetto che ha questa rosa, che possiamo osservare durante la sua coltivazione, durante la coltivazione di questa rosa, è che tra un periodo di fioritura e l'altro lascia passare un po' di settimane, però poi una volta che ripropone di nuovo i suoi fiori si riempie completamente. In primavera questa rosa è veramente un qualcosa di completamente giallo, pieno di fiori, bellissimo. Adesso io questo è il primo anno che cerco di adagiarla un pochettino all'arco, dovrò fare poi delle potature alla fine dell'inverno proprio per poter contenerla un pochettino, quindi andrò a eliminare tutti questi rami che adesso in questo periodo estivo sono partiti veramente all'impazzata,
verso l'alto portando i fiori un po' lontani da me, quindi non li posso annusare. Questo mi spiace un pochettino perché ricordo che l'odore della rosa Graham Thomas è un po' quella del tè al limone, quindi qualcosa di proprio delizioso. Adesso andiamo a vedere un'altra rosa con quel nome impronunciabile per me. Anche lei quest'anno rispetto all'anno scorso è partita in maniera straordinaria e sta occupando l'altra parte dell'arco. Ecco la rosa Utersener Klosterrose, con questo nome particolarmente difficile. Allora, i primi 2 anni di coltivazioni sono stati un po' complicati perché la pianta non riusciva proprio a crescere, però è normale nelle piante quando le mettiamo in giardino. Il primo e il secondo anno non dobbiamo mai aspettarci un granché dalle nostre piante perché devono fare le loro radici, devono adattarsi al nuovo posto. Poi dal terzo anno in poi solitamente le piante partono con il loro sviluppo. E così è stato per questa rosa, la Utersener Klosterrose, che si è arrampicata, l'ho fatta arrampicare io su questo arco, l'ho potata a fine inverno, 2-3 gemme sui rami che erano diretti verso l'alto, in modo da poter un po' creare un po' di vegetazione, perché poi quando si vuole far arrampicare le rose sugli archi bisogna un po' guidarle e dargli un po' la forma. Io in questo momento la forma non so più come dargliela perché è veramente partita con dei lunghi rami, con dei lunghi getti e con continue fioriture, anche se non bellissime come quelle della primavera, che purtroppo non abbiamo visto in appuntamento in giardino, visto le frequenti piogge che ne hanno rovinati i fiori. Però ci sono diversi fiori qui in atto, potete vedere anche qui, il profumo è proprio dolciastro, sì, quasi speziato devo dire. Questa è un'altra rosa bellissima, particolarmente facile da coltivare, che a volte tende ad ammalarsi un po', però mi ha stupito quest'anno perché nonostante il caldo umido che c'è, che sembra quasi un clima tropicale, la malattia sulle foglie di questa rosa si è presentata a fine primavera, poi probabilmente con l'arrivo di questo caldo tutto è stato abbastanza sconfitto, credo, dalle condizioni atmosferiche e quindi lei ha di nuovo ridato vita alla sua vigoria, creando questi nuovi rami. Alcuni dovrò potarli, anche se però mi spiace perché ci sono delle fioriture, piuttosto la farò fiorire e poi dopo andrò ad accorciarli un pochettino perché altrimenti vedete che ostruisce di tutto. Qui dovrò legarli poi al supporto. Quando leghiamo le nostre rose ai supporti cerchiamo sempre di scegliere un po' i rami che sono un po' più sani, così possiamo eliminare qualcosa, perché una cosa molto importante nelle rose nel periodo estivo, quando c'è una forte umidità, è quella di lasciare sempre che l'aria circoli all'interno in modo da non creare poi delle malattie. Quindi tutto non deve essere compresso, deve esserci circolazione d'aria e quindi quando andrò a legare la mia rosa piuttosto lascerò fiorire questo rametto e poi pian piano provvederò a legare ciò che riesco e l'altro andrò a potarlo un po' basso in modo da far circolare l'aria all'interno del cespuglio. Rosa cespugliosa André Lanotre, una rosa veramente vigorosa, robusta, si ammala poco di malattie fungine. Ho cercato di potarla in modo da creare un cespuglio con grande passaggio di aria all'interno, ma la sua vigoria è pazzesca quest'anno e quindi dovrò fare poi un intervento soprattutto sui rami, appunto come dicevo per l'altra, che hanno già fiorito, magari andando un po' più in giù con la potatura, arrivando ad una gemma particolarmente bassa, altrimenti veramente qui c'è l'ingresso a roseto, tra il pesco allevato un po' ad alberellino e questa rosa, qui lo spazio è sempre un po' più stretto, però potete vedere la sua fioritura. Adesso questi sono fiori ormai andati, la fioritura c'è già stata, quindi andrò a potare per poterne avere poi un'altra. Una rosa che sopporta anche abbastanza il calore estivo, probabilmente anche perché creando un grosso cespuglio la base rimane molto in ombra e quindi quando io vado a bagnare la terra rimane umida poi per un tempo un po' più lungo, quindi il sole non riesce ad asciugarla subito e quindi si autoprotegge. Lei non è andata in riposo estivo, continua a produrre i suoi rami e quindi una rosa mi fa pensare che sia una rosa non tanto delicata e quindi abbastanza robusta e consigliatissima da portare in giardino. Qui ci troviamo nel roseto. Qui la situazione è un po' più drammatica, io qui dovrò fare degli interventi di bagnatura anche abbastanza frequente, stavo pensando anche ad un impianto di irrigazione a goccia, magari con un contenitore sistemato contro il muro, però non l'ho ancora fatto, non lo so se lo farò, vediamo che cosa succede, come saranno anche le tempistiche e il tempo a disposizione per creare una cosa di questo tipo. Comunque andrò qui con il mio annaffiatoio a idratare le mie rose. Perché dicevo che qui la situazione è difficile? Primo, perché qui il sole c'è tutto il giorno, dal mattino
fino alla sera qui picchia il sole, in tutta questa parte qui del mio giardino. Secondo, questo è un terreno in cui sono stati buttati al di sotto e poi coperto con della terra tutte le macerie di costruzione, credo, della casa, della mia casa, di quella dei vicini. Insomma, qui è stato buttato un po' di tutto. Infatti, scavando anche a pochi centimetri nella terra si incontrano pezzi di mattoni, a volte del calcestruzzo, tantissime pietre, quindi è un terreno sassoso. E quindi questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che quando c'è una grandissima pioggia, una forte pioggia, il terreno si idrata tutto, però essendoci tante pietre qua va subito giù, e un sole cocente tende ad asciugarlo abbastanza in fretta. Infatti rispetto alle rose dell'altra parte del giardino, in cui c'è solo terra argillosa, sono un pochettino in difficoltà. Questa è una rosa nautica. Io non vi faccio vedere i fiori da vicino perché non sono particolarmente belli. Qui questo è un video più che altro per parlare di le rose in questo periodo. Non ho delle rose bellissime da farvi vedere magari con un'inquadratura ravvicinata, quindi vi racconto un po' quello che sta succedendo in questo momento. Qui c'è la rosa nautica, una rosa che si chiama così, nautica, ed è abbastanza robusta, messa qui in giardino 2 anni fa. Si sta sviluppando bene, l'avevo tagliata un po' bassa perché si era ammalata a fine primavera, e lei ha di nuovo ricreato questi getti con questi fiori meravigliosi. Qui siamo alla fine della fioritura, ma ne sta già partendo una nuova. Fiori rosa, non tanto grandi, a mazzi, e che colorano tutta la pianta. Sto notando anche, magari a fine video metterò un qualcosa di ravvicinato, la presenza delle cetonie che stanno colonizzando un po' tutte le rose del mio giardino. Le lascio fare perché tanto i fiori non sono particolarmente belli. Se può servire un po' di nutrimento a questi insetti, è bene che lo prendano, così si nutrono anche loro, e anche per aiutarli appunto in questa stagione in cui anche per gli animali può esserci la difficoltà di trovare acqua e anche magari di trovare un po' di cibo, visto il calore infernale che fa sì che tutto si nasconda. Questa invece è una rosa Pierre de Ronsard che sto facendo arrampicare in questa struttura. Anche lei abbastanza robusta, si ammala poco, ha creato dei fiori, ma comunque questo mi fa capire che questo periodo è particolarmente difficile perché le fioriture, come potete vedere, non sono più così belle, ma soprattutto non sono più molto abbondanti. Lei è una rosa anche molto robusta. Un'altra rosa che è più o meno robusta è la Jupe de Obscure, una rosa inglese che produce questi fiori. Questi ad esempio non sono come quelli lì della primavera, perché in primavera sono molto più a coppa, mentre adesso rimangono aperti e di piccole dimensioni. Anche qui andrò a potare e soprattutto poi a bagnare. E poi ho 2 rose che sono la Kendall, che non vi faccio neanche vedere perché tanto sono praticamente 2 rametti con poche foglie, che fa dei fiori gialli, che non so se terrò ancora qui nel roseto, andrò poi a eliminare perché è continuamente malata, proprio non ce la fa, sia nella bella stagione che nella stagione più difficile, è sempre nello stesso, ha sempre la stessa estetica. O la elimino o la sposto magari da qualche altra parte perché magari potrebbe anche farcela. E poi ho una rosa Giselle che invece è molto piccola, anche lei patisce tantissimo, è una rosa che si ammala spesso, una rosa che poi quando arriva il caldo estivo tende a perdere le foglie, crea dei piccoli cespuglietti con delle fogliette, poi basta una mia dimenticanza, le perde tutte, e quindi devo intervenire in qualche modo per cercare di aiutarla. Comunque potete vedere che qui la situazione è un po' più difficile, proprio perché c'è questo. L'argomento di fondo di questo video è l'idratazione. Qui c'è bisogno di acqua, quindi dovrò andare a bagnare, e dopo con una simulazione con l'annaffiatoio vuoto vi farò vedere come bagnare le rose, perché poi bisogna fare molta attenzione perché vanno bagnate in un certo modo. Adesso andiamo a guardare, tanto per arrivare alla conclusione del video, la rosa che sta patendo forse più in assoluto è la rosa Iceberg, sia cespugliosa che rampicante. Ecco la mia povera rosa Iceberg che purtroppo sta veramente patendo tantissimo, è in riposo, non ha malattie, però si è fermata, praticamente come se stesse dormendo perché non ce la fa più, quindi deve risparmiare più energie possibili. Ha tenuto qualche foglia, ha perso tutte le altre, era un bel cespuglio in primavera, aveva fatto anche diverse rose bianche bellissime. Qui sta facendo una piccola rosellina che sarà un pochettino deforme, sarà di forma diversa da quella della primavera. Potete vedere che praticamente si è spogliata quasi tutta, a parte l'erba che devo fare veramente un po' di lavoro qua in giardino perché l'ho trascurato un pochettino per una questione di impegni. Domani sarà una giornata particolarmente impegnativa.
Comunque la potete vedere qui, è sana, soltanto che è in riposo. In questo periodo, appunto, come dicevo, non la posso e non la devo assolutamente concimare. Quello che dovrò andare a fare è una bagnatura. Guardiamo un attimo la rosa anche iceberg rampicante, perché anche lei è bellina, però si vede proprio che è anche lei in un momento in cui sta facendo il minimo necessario per farsi notare in giardino. Ecco qui la rosa iceberg rampicante, delicatissima anche lei, che ha le sue foglie sane, non si è ammalata molto, ma potete vedere che il suo sviluppo rispetto alla Graham Thomas, che la differenza è veramente notevole, probabilmente anche per una questione di impianto. Lei è stata messa qui all'inizio dell'anno scorso, quindi devo dargli i 2 anni, però potete vedere che è tutto molto rado, c'è qualche fioritura probabilmente in arrivo, qualche bocciolo, ma anche lei in un periodo di assoluto riposo, quindi sta praticamente soltanto facendo la funzione di fotosintesi per mantenersi viva. Nello stesso tempo sta cercando di risparmiare più acqua possibile all'interno dei suoi tessuti e cercando di sopravvivere a questa calura particolarmente forte, perché fa veramente tantissimo caldo. Adesso vi faccio vedere come bagnare le rose con una piccola simulazione e poi concludiamo il video. Questa è un'altra rosa della mamma di Giorgio che ha fiorito, anche qui dovrò fare della potatura, sistemarlo un attimo perché sta partendo già una nuova fioritura anche qui, e quindi sarà di nuovo un cespuglietto con dei fiori. Adesso parliamo di irrigazione delle rose. L'irrigazione delle rose ha 2 punti che sono particolarmente importanti, ovvero la posizione dell'irrigazione e il tempo di irrigazione. Se parliamo di tempo di irrigazione, naturalmente noi, adesso questa è una simulazione perché il terreno è bollente, non posso andare a bagnare le rose, lo farò questa sera o domani mattina. Come tempo di irrigazione, se noi abbiamo il nostro annaffiatoio pieno di acqua, non dovremo andare a bagnare in questo modo, dando un po' di acqua e poi spostandoci su un'altra pianta, perché questo che cosa fa? Fa sì che la rosa, con poca acqua frequentemente, la rosa tende a sviluppare le sue radici nella parte superficiale del terreno. Questa parte superficiale, in queste giornate particolarmente calde, si scalda veramente tantissimo, diventa bollente, quindi le radici patiscono e nello stesso tempo patirà poi tutta la nostra rosa. Quindi noi andremo a innaffiare la nostra rosa con il nostro innaffiatoio, col tubo o con il metodo che abbiamo, in questo modo, insistendo tanto e dando tanta acqua alla rosa. È meglio un'innaffiatura abbondante, veramente tanta acqua, una volta, 2 la settimana, piuttosto che tanti piccoli interventi che servono solo a bagnare la parte superficiale del terreno. Quello è sbagliato. Le rose hanno bisogno di un apporto d'acqua che sia veramente copioso, abbondante, perché l'acqua deve scendere nel terreno e in questo modo aiutiamo anche le radici a svilupparsi in un certo modo, in modo da pescare acqua sempre nella parte del terreno che in estate rimane un pochettino più umida. Quindi assolutamente no ad innaffiature con poca acqua frequentemente, perché questo è completamente sbagliato e può far sì che la nostra rosa poi in estate veramente corra poi il rischio di non farcela. Un altro punto interessante delle bagnature delle nostre rose è la posizione, quindi noi non andremo a bagnare praticamente vicino alla nostra rosa, con il rischio anche di bagnarne tronco e magari le prime foglie, perché la rosa meno acqua prende e meglio è sulle foglie. Quindi non andiamo vicino, anche perché la rosa non ha bisogno di essere bagnata nella parte centrale dove il tronco entra all'interno della terra, ma piuttosto ci teniamo a un 50 cm di distanza e bagniamo tutto intorno, in questo modo con una buona dose di acqua, perché l'apparato radicale della rosa non è particolare, come in tante piante da giardino, non ha una forma tipo a fittone. Le rose non sono piante che hanno un fittone che cresce sottoterra, come ad esempio il tarassaco, che crea questa radice molto spessa che va giù con tante radici. Ha un apparato radicale che tende a espandersi nel terreno e quindi è meglio idratarlo tutto, quindi andremo a un 40-50 cm di distanza con una buona dose d'acqua, andremo a bagnare tutto intorno alla nostra rosa. Io ho qui un innaffiatoio di 12 litri, io a questa rosa qui, visto le dimensioni, avrà anche un apparato radicale abbastanza largo, andrò magari a bagnarla con
10 litri d'acqua magari, che possono essere sufficienti, o tutto l'innaffiatoio da 12 litri, proprio per dare la possibilità a questa pianta di avere un'irrigazione che duri anche qualche giorno. Come dicevo prima, frequenti irrigazioni durano magari l'arco di una giornata, perché poi un calore estivo asciuga tutto, l'irrigazione è stata fatta superficialmente e quindi il terreno asciuga. Con 12 litri d'acqua, ad esempio, alla nostra rosa, dato nella posizione giusta intorno alla nostra pianta, quest'acqua entrerà nel terreno in profondità. Io ho anche un terreno argilloso e quindi manterrà un'umidità per più tempo, e quindi la rosa sarà in salute. Se abbiamo un terreno sabbioso, ad esempio, in cui l'acqua drena tantissimo, probabilmente magari queste innaffiature particolarmente abbondanti, invece di farle 2 volte alla settimana, dovremmo farle 3 volte alla settimana. Questo per il periodo naturalmente estivo. Primavera e fine estate sono già arrivate, arriveranno poi delle piogge. Primavera sappiamo che è una stagione abbastanza piovosa, a fine estate ne arriveranno altre, quindi ci penserà poi la pioggia a tenere idratata la nostra rosa. Se la siccità invece continua poi anche a settembre-ottobre, dovremo bagnare sempre in questo modo le nostre rose per garantirgli questo nuovo sviluppo, che ci darà poi dei bellissimi fiori come conclusione della stagione vegetativa di queste bellissime piante. Bene, concludo questo video dedicato alle rose, spero che sia stato interessante. L'idratazione è una cosa importantissima per le nostre rose in questo periodo, quindi possiamo fare solo questo, bagnarle e cercare di accompagnarle fino al loro sviluppo poi vegetativo di fine estate, in cui creeranno poi le nuove fioriture. Vi trovo davanti ad una rosa di cui ho perso il cartellino, mi spiace perché non so più il nome. Quando l'ho sistemata qua in giardino il cartellino era per terra, poi l'ho dimenticato e non l'ho più trovato. È una rosa che fa dei fiori che sono particolarmente belli, non tanto grandi ma un po' cangianti, dal rosa al bianco e al giallo, insomma si fondono insieme e creano questo cespuglio che è un po' come la rosa knockout, è una rosa tappezzante anche questa. Nel prossimo anno sarà un po' più grossa e quindi ancora più fiori, ancora più colore. E già questi comunque mi appagano perché sono di una bellezza straordinaria. Io con questo concludo il video. Se nei commenti volete discutere di un qualcosa riguardo il problema delle vostre rose e anche aiutarmi un po' a risolvere il problema delle mie, perché magari in qualcosa io ho ancora delle pecche da mettere a posto, io leggerò i commenti e così affrontiamo magari una discussione su queste piante meravigliose che sono le regine di un giardino. Ciao a tutti e grazie, e ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!